Immaginate questa scena. È pomeriggio, il sole è ancora alto, il cielo è limpido e l'aria sembra ferma. Vi trovate in una tipica periferia americana. Davanti a voi ci sono case grandi, prati tagliati alla perfezione, cassette della posta allineate, vialetti puliti, marciapiedi ordinati. È tutto così curato da sembrare quasi finto, come se ogni dettaglio fosse stato pensato per trasmettere ordine, tranquillità e benessere. Eppure, dopo pochi secondi, arriva una sensazione strana. Non vedete nessuno, nessun bambino che corre, nessun vicino che parla con un altro vicino, nessuna persona seduta fuori casa, nessuno che cammina verso un negozio, nessuno che attraversa la strada, nessuno che si fermi anche solo per caso. Ogni tanto passa un'auto, entra in un garage, la porta si chiude e il silenzio torna esattamente come prima. E allora nasce una domanda che, una volta entrata in testa, non vi lascia più. Perché le strade americane sembrano così spesso deserte? Com'è possibile che luoghi così ricchi, così ordinati e così apparentemente piacevoli trasmettano anche una sensazione di vuoto? Perché in un paese che ha fatto del benessere, della libertà e del sogno domestico una parte centrale della propria identità, lo spazio pubblico sembra, in tante zone, quasi sparito? La cosa sorprendente è che tutto questo non è un errore, non è un incidente e in molti casi non è nemmeno un segnale di degrado. È il risultato preciso di un certo modo di immaginare la vita. Più andiamo avanti, più diventa chiaro che queste strade silenziose non dipendono solo dalle automobili o dalle dimensioni del paese o dal fatto che gli americani abbiano abitudini diverse dalle nostre. Dietro quel silenzio c'è un'intera filosofia. Una filosofia che riguarda la privacy, la sicurezza, il comfort, l'idea di famiglia, il rapporto con il quartiere e, in fondo, il modo stesso in cui una società decide di vivere insieme. Per capire davvero questo mistero, dobbiamo partire da una differenza molto semplice. In molte città europee, e in Italia forse più che altrove, la strada non è solo un posto in cui si passa, è un posto in cui succedono cose. La strada è una parte della vita. È il luogo dove ci si incontra, dove si osserva, dove si rallenta, dove si crea quel rumore di fondo umano che ci fa percepire un quartiere come vivo. Pensate a quante cose possono stare dentro una sola via italiana. Un bar con qualcuno già appoggiato al bancone, una persona che esce dal panificio, una finestra aperta, una signora sul balcone, qualcuno che si ferma a parlare, un motorino che arriva, un cane che abbaia, un vicino che saluta. Magari non ci facciamo nemmeno caso, perché per noi è normale, ma tutto questo significa una cosa molto precisa. La strada non divide soltanto gli edifici, li mette in relazione. Ora facciamo il contrario. Spostiamoci idealmente in tanti sobborghi americani costruiti soprattutto nel secondo dopoguerra e osserviamo lo stesso spazio con gli stessi occhi. Lì la strada, molto spesso, non nasce per trattenere le persone, nasce per farle scorrere. Questa è la chiave di tutto. Sembra un dettaglio, ma non lo è affatto. Uno spazio progettato per il movimento rapido non si comporta come uno spazio progettato per la permanenza. Se una strada è pensata soprattutto come collegamento tra un punto privato e un altro punto privato, difficilmente diventerà il teatro della vita quotidiana. Potrà essere ordinata, efficiente, persino gradevole da vedere, ma non sarà necessariamente viva. E qui arriva il primo grande equivoco da smontare. Il problema non è che gli americani siano meno socievoli, e non è nemmeno che non escano di casa. Il punto è un altro. In moltissimi quartieri suburbani, quando le persone escono, non hanno quasi nessun motivo per stare proprio in strada. Questa differenza cambia tutto. Per noi europei, soprattutto se veniamo da città dense, la strada è spesso una destinazione secondaria anche quando non ci pensiamo. Usciamo per comprare qualcosa e nel frattempo incontriamo qualcuno. Passiamo da un posto all'altro e nel mezzo succede vita. Nei sobborghi americani, invece, la vita tende a concentrarsi altrove, non lungo il percorso, ma nei punti chiusi e separati. La casa, il centro commerciale, il parcheggio, il luogo di lavoro, il supermercato, il mall, il drive-thru. La socialità non sparisce, semplicemente cambia forma e cambia luogo. E per capire come si sia arrivati a questo,
Bisogna tornare a una delle scelte urbanistiche più influenti del Novecento americano, la separazione netta delle funzioni. Per decenni, gran parte della pianificazione urbana negli Stati Uniti ha seguito un principio apparentemente razionale: dividere in modo chiaro le aree residenziali, quelle commerciali, quelle industriali e quelle direzionali. Sulla carta sembrava una soluzione perfetta. Ordine, chiarezza, meno caos, più controllo. Le case da una parte, i negozi da un'altra, gli uffici altrove, le grandi arterie per connettere tutto. Questo modello ha avuto molti vantaggi pratici, ma ha anche prodotto un effetto collaterale enorme. Ha svuotato di funzione la strada residenziale. Se attorno a casa vostra ci sono solo altre case, e per fare qualsiasi cosa dovete usare un'auto, allora la strada davanti al vostro portone smette di essere uno spazio sociale. Diventa un corridoio, una specie di zona neutra tra il mondo privato e il prossimo tragitto. E in una zona neutra, di solito, non ci si ferma. Pensate a quanto sia diverso il ritmo del corpo nei due modelli. In una città compatta, camminare è parte della vita. In un sobborgo costruito attorno all'automobile, camminare diventa spesso un'attività separata, quasi artificiale. Si cammina per fare jogging, si cammina per il cane, si cammina forse dentro un parco, ma non necessariamente si cammina per vivere il quartiere. Ed è per questo che tante strade americane danno una strana impressione. Non perché siano brutte. Al contrario, spesso sono curate, ampie, pulite, persino eleganti. Ma sembrano ambienti progettati per essere guardati più che abitati. C'è qualcosa di quasi cinematografico in tutto questo. È come se lo scenario fosse pronto, ma mancassero le comparse. Come se l'architettura avesse predisposto lo sfondo perfetto per la vita quotidiana, senza però creare davvero le condizioni perché quella vita trabocchi all'esterno. A rendere tutto ancora più evidente, ci sono piccoli dettagli che il nostro cervello registra subito, anche senza dircelo apertamente. In molte di queste strade non ci sono negozi che vi attirano fuori, non ci sono angoli che invitano a rallentare, non ci sono vetrine, piccoli bar, botteghe, portici, piazze improvvisate, punti d'ombra, panchine, fronti urbani che vi portino quasi naturalmente a guardare, fermarvi, indugiare. Lo spazio vi sta mandando un messaggio molto chiaro. Qui si passa, non si resta. E più uno spazio comunica questo messaggio, più le persone si comportano di conseguenza. È quasi una legge invisibile. Se un luogo non offre nessuna ricompensa al pedone, il pedone sparisce. Se attraversarlo è poco interessante, poco comodo o poco utile, quasi tutti sceglieranno un altro modo di muoversi. Dopo anni, quella scelta individuale diventa un'abitudine collettiva, e quando l'abitudine collettiva si stabilizza, il quartiere intero cambia atmosfera. A quel punto la strada non viene più percepita come un'estensione della comunità, diventa soltanto lo spazio che separa una proprietà dall'altra. Ma qui non siamo ancora arrivati al cuore più profondo della questione, perché dietro le strade deserte non c'è soltanto il ruolo dell'automobile, c'è anche qualcosa di molto più affascinante, il trionfo del comfort domestico. In molti sobborghi americani la casa è stata pensata come un universo completo, non solo come rifugio, ma come centro assoluto della vita privata. Dentro c'è spazio, c'è clima controllato, c'è comodità, c'è privacy. Spesso c'è un grande soggiorno, un giardino sul retro, un garage ampio, una netta separazione dagli altri. Molto di ciò che in altri contesti urbani si cerca fuori, qui si cerca dentro. E quando il dentro funziona così bene, il fuori perde importanza. Ed è qui che emerge una delle verità più interessanti di tutta questa storia. Le strade deserte non sono solo il prodotto di quartieri poco favorevoli ai pedoni. Sono anche l'effetto collaterale di case progettate benissimo per trattenere le persone al loro interno. Più il comfort si concentra nello spazio privato, meno la strada diventa necessaria. E meno la strada è necessaria, meno viene vissuta. Non perché ci sia un divieto, semplicemente perché manca il bisogno. In Europa, soprattutto nei tessuti urbani più antichi, una parte della vita sfugge naturalmente all'interno domestico. Le case sono più compatte, gli spazi più condivisi, la prossimità è maggiore. Incontrare il mondo esterno è spesso inevitabile. Nel suburbio americano classico, invece, il sogno è stato per molto tempo l'opposto: avere abbastanza spazio da poter scegliere quando vedere gli altri,
e soprattutto quando non vederli. Qui emerge un grande paradosso. Un modello pensato per dare più libertà individuale ha finito, in moltissimi casi, per ridurre la socialità spontanea. Ha reso più facile isolarsi senza soffrire, almeno in apparenza, l'isolamento. E questo perché il comfort, la distanza e la privacy funzionano benissimo nel breve periodo. Sono piacevoli, sono rassicuranti, sembrano perfino sinonimo di successo, ma nel lungo periodo cambiano il modo in cui una comunità si forma. Quando non si incontrano quasi mai i vicini per caso, quando non ci si incrocia camminando, quando non esiste un piccolo commercio di prossimità che faccia da collante quotidiano, la relazione sociale smette di essere incorporata nello spazio. Deve essere organizzata, va cercata, va pianificata, non nasce più da sola. E questo ci porta a un altro aspetto ancora più sottile, la percezione della sicurezza. Istintivamente potremmo pensare che una strada vuota sia più tranquilla e quindi più sicura. In parte è vero, ma solo fino a un certo punto, perché quando una via è troppo vuota, troppo silenziosa, troppo priva di presenze umane, accade qualcosa di strano. Comincia a sembrare meno protetta, non più protetta. È il paradosso del vuoto urbano. Meno persone vedete, meno vi viene voglia di stare lì. E meno persone hanno voglia di stare lì, più quel luogo appare privo di sorveglianza naturale, di occhi, di vita, di controllo diffuso. Non serve che qualcuno vi stia osservando davvero. Basta che esista la sensazione di una presenza umana costante. In tanti quartieri italiani questa protezione invisibile è ovunque. Una finestra aperta, un balcone, un bar, un anziano seduto fuori, qualcuno che entra o esce, due persone che parlano. Non è solo folklore urbano, è un meccanismo sociale potentissimo. Comunica che quello spazio appartiene alla comunità. In molti sobborghi americani, invece, il rapporto tra casa e strada è più debole. La vita tende a spostarsi sul retro, nel backyard, dentro il garage, nel salotto, nel giardino privato. La facciata anteriore esiste, ma spesso non dialoga davvero con il marciapiede. Così la strada può sembrare ordinata, bella, pulita e allo stesso tempo stranamente impersonale. Ed è proprio questa combinazione a colpire così tanto chi la osserva per la prima volta. Perché non stiamo guardando povertà, non stiamo guardando abbandono, stiamo guardando l'assenza visibile di una certa idea di vita comune. A questo punto, però, bisogna fare attenzione a non cadere nell'errore opposto. Sarebbe facile dire: allora il modello americano è semplicemente sbagliato, ma non sarebbe una lettura onesta. Quel modello ha offerto cose che milioni di persone hanno desiderato e desiderano ancora. Spazio, tranquillità, autonomia, privacy, comfort, controllo sul proprio ambiente, distanza dal rumore, una casa che sembra davvero propria. Non sono aspetti da sottovalutare, sono benefici reali. Il punto non è ridicolizzare quel sogno. Il punto è vedere anche ciò che quel sogno ha lasciato fuori dall'inquadratura. Ogni modello urbano privilegia qualcosa e sacrifica qualcos'altro. Il suburbio americano ha privilegiato in molti casi l'efficienza privata e la separazione. Le città europee hanno spesso conservato più densità, più incontro, più frizione quotidiana, ma anche meno spazio personale, meno silenzio, meno controllo. Nessuno dei due mondi è perfetto, ma entrambi raccontano in modo molto chiaro quali valori mettono al centro. Ed è qui che la strada diventa quasi un documento filosofico. Basta guardarla per capire che cosa una società premia davvero: la prossimità o la distanza, la spontaneità o la pianificazione, l'incontro casuale o la protezione del nucleo privato. Forse la cosa più interessante è che oggi, negli Stati Uniti, molte persone stanno iniziando a interrogarsi proprio su questo. Negli ultimi anni è cresciuto il desiderio di quartieri più vivibili a piedi, di zone miste, di centri urbani recuperati, di aree in cui non sia necessario usare l'auto per ogni gesto minimo. Sempre più persone stanno riscoprendo il valore di avere qualcosa vicino, non solo per comodità pratica ma per qualità della vita. Un caffè raggiungibile a piedi, un piccolo negozio, un parco vero, non solo decorativo, un marciapiede che inviti a camminare, un quartiere che non sembri un insieme di scatole private collegate da asfalto.
ma un luogo dove il fuori abbia ancora un significato. Questo non vuol dire che il suburbio sparirà, né che il sogno americano verrà abbandonato. Significa però che quel sogno, forse, sta cambiando forma, che il vero lusso per molti non è più soltanto avere più spazio dentro casa, è avere un mondo esterno che valga davvero la pena vivere. E a quel punto la domanda del video diventa improvvisamente molto più grande. Perché questo non riguarda solo l'America? Riguarda tutti noi. Quanto il luogo in cui viviamo sta modellando il nostro carattere quotidiano? Quanto delle nostre abitudini dipende davvero da noi? E quanto dipende invece dalla forma delle strade, dalla distanza tra gli edifici, dalla presenza o dall'assenza di luoghi intermedi? Quanto siamo socievoli per scelta e quanto lo diventiamo perché la città ci rende facile esserlo? Forse molto più di quanto crediamo. Le città non sono solo contenitori neutrali della vita, sono macchine di comportamento. Ti suggeriscono se fermarti o proseguire, ti incoraggiano a camminare oppure a chiuderti, ti invitano a guardare gli altri oppure a passare oltre. E dopo abbastanza tempo, quelle istruzioni silenziose diventano normali, naturali, invisibili. È per questo che una strada americana deserta può colpirci così tanto, perché ci mostra, in modo quasi brutale, una verità semplice. La bellezza non basta, l'ordine non basta, la ricchezza non basta. Se lo spazio pubblico non è progettato per accogliere la vita si ritira. E allora provate a immaginare due immagini. Da una parte una via ampia, impeccabile, silenziosa, con prati perfetti e garage chiusi. Dall'altra una strada forse meno perfetta, magari più rumorosa, ma con una finestra aperta, un balcone vissuto, un bar, una bici appoggiata, qualcuno che aspetta, qualcuno che guarda, qualcuno che resta. Quale delle due vi fa sentire meno soli? Ecco il punto centrale di tutta questa storia. Le strade non sono solo infrastrutture, sono la traduzione concreta dei nostri valori. Se mettiamo al centro soltanto il comfort privato, la strada si svuota. Se lasciamo spazio alla relazione quotidiana, la strada torna a respirare. Non c'è magia in questo. C'è urbanistica, c'è cultura, ci sono abitudini che si consolidano e finiscono per sembrare destino. Ma non è destino. Le scelte che hanno prodotto certe strade possono essere ripensate. Non serve demolire tutto. A volte basta capire meglio cosa rende vivo uno spazio. Un uso misto, un po' d'ombra, un ingresso che guarda il marciapiede, un luogo dove fermarsi, una soglia meno ostile, una distanza meno rigida tra il privato e il pubblico. Perché alla fine una città non è fatta solo di muri, asfalto e norme. È fatta di possibilità, di occasioni di incontro, di inviti silenziosi, di piccoli segnali che ci dicono se quel luogo è fatto anche per noi o solo per il nostro passaggio. La prossima volta che vedrete una periferia americana immobile e silenziosa, non limitatevi a pensare che sia vuota. Guardatela meglio. Chiedetevi che cosa sta cercando di proteggere, che cosa sta cercando di evitare e soprattutto che tipo di vita rende facile e quale invece rende difficile. Forse allora capirete che il mistero delle strade americane deserte non parla soltanto dell'America, parla di una scelta che tutte le società fanno, in modi diversi. Preferire la distanza o la vicinanza, l'ordine o l'imprevisto, la calma privata o la vitalità condivisa. E forse la vera domanda non è perché certe strade siano così vuote. La vera domanda è questa: che tipo di vita vogliamo che le nostre strade rendano possibile? Se questo viaggio vi ha fatto guardare le strade, le città e i luoghi quotidiani con occhi diversi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Qui continuiamo a esplorare i misteri nascosti dietro le cose più comuni, perché spesso ciò che vediamo ogni giorno è anche ciò che capiamo di meno.